questo qua mi salvano a me perché questo qua stava messo così, vedi? Arriva in un motorino là, di loro. Prende la pistola, fa così, boom, appena incomincia a sparare la prima pallottola, si ferma qua. Io ero qua, se questo cancello qua non era messo così, lui mi aveva colpito giusto in fronte. Mi chiamo Mazzarella Francesco. Sono nato nella famiglia Mazzarella, in una famiglia camorristica. A San Giovanni più mi hanno dato i soprannomi Francesco Sette Pistole, ragazzi San Giovanni, bomba a mano, perché mi vedevano sempre con queste pistole e queste armi, perché a me mi piacevano tanto le armi, mi piacevano, ma non mi piacciono più. Io ho girato una sera per Napoli con 2 granate negli slip, giravo per Napoli così. E mio cugino faceva in macchina quando l'ha visto e dice: ma tu non pensi che uno di questi può saltare in aria? E no, se io ci pensassi non ce l'avrei negli slip. Invece non ci penso e riesco a tenerla. Quanti anni avevi quando hai commesso il primo reato? Ero piccolo, avevo 15-16 anni. Dopo ho fatto il meccanico a sera, andavo a fare furti di auto per Napoli, su commissione. E tra questi miei, clienti c'era anche un finanziere di San Giovanni, che lui lavorava nel porto di Napoli. Mi dava sta lista, 10-20 macchine. Io prendevo queste 10-20 macchine da quella lista e gliele parcheggiavo tutto fuori casa sua. Fuori lo stadio San Paolo ho rubato la macchina a un concerto, penso che se la stavano rubando altri 2 ladri. Io le ho cacciati via, ho detto: sta macchina mi serve a me. Perché ero Francesco Mazzarella, ho detto: tu te ne vai a prendere un altro, perché a me mi serviva quella macchina dalla lista. Nasci in una famiglia dove già sei segnato, poi man mano che cresci vieni trascinato da tutto quello. Da piccolo mia mamma e mio padre mi raccontavano che quando andavano a Bari a prendere le sigarette di contrabbando mettevano la coperta sopra le sigarette in modo che la finanza o le altre macchine poi non le vedono facilmente, e sopra sta coperta c'era a dormire, piccolo di mesi. La mia culla erano le sigarette. Francesco Mazzarella è voluto tornare a Napoli per la prima volta dopo 14 anni. Da quando è diventato collaboratore di giustizia, non ha mai più potuto metter piede nella sua città. Ha deciso di farlo con noi, andando anche nel quartiere Roccaforte del suo clan, il clan Mazzarella. Io sono Tommaso Ricciardelli e questo è Confidential, il programma di approfondimento e inchiesta di fanpage.it. Buongiorno, voglio fare il giro in barca. Buongiorno. Scusate, lei di dov'è, signore? Io sono di Napoli, di San Giovanni a Teducci. Padre mi veniva a basso venuto qua, veniva a basso venuto qua. O viking. Hai capito no? Io sono un figlio di viking. A basso qua, quando passa qua a basso qua, no? Hai capito? Io sono un figlio. Però non sono niente in confronto alla padre, sono zero. Mio padre era Vincenzo Mazzarello Vichingo, era un bravo pilota di motoscafi blu. Erano imbarcazioni di legno molto veloci, proprio per fare quel lavoro lì, perché poi erano molto più veloci questi motoscafi blu di quello che aveva in dotazione la finanza. Sai quante volte venivo qua con mio padre? Conosceva loro, venivano qua a prendere il pesce, no? A domenica. No, mio padre ci manca da 14 anni, è morto. 2011. Quindi quando passo di qua non penso solo alle cose legate a quella circostanza lì, penso pure cose legate a una circostanza sana. Mi vengono a comprare tante armi, coltelli qua dentro io. E siccome io mi piacevano le pistole, compravo a salve chiaramente. Qua non ti danno pistola vera se non hai il porto d'armi. A me piaceva calibro 9x21. Poi quando ho visto 7,65, 13 proiettili bifilate, mi piaceva più l'altra che più a calibro 9. Però se ragioni mafiosamente, questa qua è la migliore perché non rimane il bossolo. Questa qua io prendo, gli passo una lima nella canna, dopo che ho ammazzato uno, il piombo che uscirà farà un'altra rigatura. E automaticamente non puoi dire che è la stessa pistola dopo. Ma non sono più intenditore come una volta e non ne voglio essere più intenditore di queste cose. Preferisco fare altre, ti ho detto.
Per queste cose qua mi fanno venire solo cattivi pensieri. Però non nascondo che quando le vedo mi sale sempre quella cosa di piacimento. Mio padre, quando mi doveva regalare qualche regalo a Natale, cosa vuoi? Una pistola. Perché ero affascinato da quelle cose lì. Pensiero che io avevo quella cosa lì in mano e ti posso ammazzare. Quindi tu oggi esisti, domani non esisti più. Ma come nasce il clan Mazzarella? Chi lo fonda? E da dove arrivano il suo potere e la sua ricchezza? Il clan Mazzarella nasce da Michele Zazza, colui che ha inventato il contrabbando di sigarette. Era colui che aveva a che fare direttamente con la Philip Morris in America. Cosa significa questo? La Philip Morris deve produrre 10.000 casse di sigarette per rifornire a Slovenia, l'Italia, a Polonia, a Germania. Invece di produrne 10.000 ne produeva 30.000 all'epoca. 20.000 gli dava a Michele Zazza e mi paghi a nero, mica c'erano le fatture. Michele Zazza non gli faceva fattura. Però come vedi le sigarette ancora le vendono. Ma le vendono, ma perché non le devono vendere? Cioè, ma la gente deve mangiare, io questo ti direi allo Stato. Questo qua le vende, tu devi essere contento che questo qua vende le sigarette e non vende un'altra cosa. Vedi qua, all'epoca, per rispetto dell'autorità, ti mettevo le sole, quello lì passava e non se le prendeva, faceva finta di non aver visto e tu ti vendevi il pacchetto di sigarette, mangiavi, era finito lì la storia. Invece poi dopo le cose sono andate a complicarsi, capito no? Non sono andate a migliorare, sono andate a peggiorare. Raccontare la camorra a Napoli vuol dire addentrarsi nello scontro tra i due cartelli criminali che controllano la città. Da una parte i Mazzarella, dall'altra l'Alleanza di Secondigliano. Per farlo siamo andati dal killer di fiducia dell'Alleanza, l'ex boss Gennaro Panzuto. Io davanti alle vostre telecamere posso assicurare che non ho mai fatto fuoco contro una persona che non viveva di malaffare. Anzi, a qualche persona che ho fatto fuoco contro erano più fedenti di me. Mi chiamo Gennaro Panzuto, sono nato a Napoli il 23/11/74. Io sono nato contro i Mazzarella, malavitosamente parlando. Il clan Mazzarella lo fonda concretamente a Napoli Vincenzo Mazzarella, che rappresentava il nemico numero 1 dell'Alleanza di Secondigliano, perché Vincenzo Mazzarella, come l'Alleanza di Secondigliano, aveva queste mire espansionistiche a Napoli. Vincenzo Mazzarella per me era il boss, comandava lui a livello criminale. E poi c'era suo fratello Gennaro che era molto più, diciamo, per gli affari, per stringere alleanze, più per parlare che per sparare. Invece Vincenzo più per sparare che per parlare. Francesco Mazzarella ci ha portato nel fortino del suo clan, il quartiere da cui la sua famiglia è partita, alla conquista del centro storico di Napoli. Siamo a San Giovanni a Teducci, del quartiere dove sono nato e cresciuto e dove la mia famiglia ha messo radici. E da lì è diventata la famiglia camorristica più potente di Napoli. Da questo quartiere qua sono nati e cresciuti i Mazzarella. È da questo quartiere che poi si sono espansi per varie zone di Napoli. Però la base di origine è stata questa qua, San Giovanni a Teducci. È dal 2011 che io non vengo in questa casa qua. Sono 14 anni. È 14 anni che non vengo qua dentro qua. Qua ho subito un agguato sotto qua io, no? Che questo qua mi ha salvato a me perché? Perché questo qua stava messo così, via. Arriva in un motorino là, di loro. Prende la pistola, fa così, boom. Appena incomincia a sparare la prima pallottola, si ferma qua. Io ero qua, se questo cancello qua non era messo così, lui mi aveva colpito giusto in fronte. Mica è tanto sacro sto luogo. Andiamo a vedere quello che succede intorno a sto luogo, c'è poco di sacralità e tanto di malvagità. Per capire la camorra a Napoli, siamo andati dall'uomo che da oltre 30 anni combatte le mafie anche a costo della propria vita. Sono Nicola Gratteri, procuratore pubblico di Napoli. Faccio il magistrato del 1986, a ottobre del 2022 ho iniziato a fare il procuratore pubblico qui a Napoli.
Da 4 anni ho il primo livello di scorta. L'affare più grande sicuramente rimane il traffico di cocaina. Una volta incassati i soldi del traffico di cocaina, un momento dopo bisogna pensare ad investirlo. E questo lo fanno comprando attività commerciali, comprando latifondi, o incominciando ad investire all'estero o incominciando ad investire in finanziarie. In quali attività lecite hanno riciclato i soldi Mazzarella? In tanti, mio cugino Roberto voleva aprire un bingo a San Giovanni, ma loro investiscono dappertutto. Cioè, adesso stanno investendo nelle macchine a noleggio. In ogni cosa che possono diventare puliti questi soldi si investisce, in ogni cosa. Insieme al fratello e alla famiglia, Francesco Mazzarella ha gestito il narcotraffico, comprando droga soprattutto dall''ndrangheta e dall'estero. Quando c'hai soldi, automaticamente ti danno ascolto le persone. Si fidano che se tu parti puoi pagare. Non è che ti ho detto, a noi ci dava 20 kg al mese, erano 1 milione di euro. Mio fratello Gennaro mise su una pressa a casa sua. Arrivavano i 20 kg, si spaccavano con il martello, si mettevano 4 kg di farina della salumeria. Perché? Perché non fa male, a dire dei medici. Noi, con le nostre telecamere, siamo andati in una delle più importanti piazze di spaccio del centro storico di Napoli. Ma quindi qui ogni vicolo era una piazza? Era una piazza, ogni vicolo. Pippavano tutti? Se andiamo qua c'è una piazza di spaccio, in questo vicolo qua. Se vado lì, se andavamo, no, mo non c'è più niente. E ogni vicolo c'era la sua persona. Qua c'era Pollo, vedi che venivo tutti i giorni da lui. Era l'unico a pagare 50.000 euro al mese di estorsione che le prendevo io. Ma sai perché? Perché era aperto tutta la notte. Ma oggi non ci sono più piazze, oggi lo fanno per telefono, in macchina, i driver oggi li chiamano. Non c'è bisogno che mi metto qua fisso e viene la polizia e mi arresta. Per telefono, tanto chi mi arresta? Nessuno. In Italia bisognerebbe rifare tutta la rete informatica, perché la rete informatica è un colabrodo, è come i nostri acquedotti. La camorra utilizza in modo sistematico degli hacker per entrare nel dark web e fare affari, anche ordinare tonnellate di cocaina senza doversi spostare. Per far parte dell'elite delle mafie nel mondo non si può fare a meno della tecnologia, in particolare del dark web e in futuro anche dell'intelligenza artificiale, che anche noi, forze dell'ordine, anche noi magistratura dovremo utilizzare proprio per non rimanere fuori dalla competitività. Entrare nel business della droga è il trampolino di lancio per qualsiasi camorrista. Non importa l'età, non importa l'estrazione sociale, conta solo far soldi. Nascono così le paranze che terrorizzano la città. Questi ragazzi qua, la maggior parte conoscono la criminalità perché le loro famiglie erano legate alla droga a Forcella. Quindi questi ragazzi di oggi, cosiddetta paranza dei bambini, sono nati da lì. Dunque la paranza nasce perché tutti i capi sono stati arrestati e dunque i minori si sentono i padroni del territorio. L'emblema della paranza dei bambini, come tutti sappiamo, è Emanuele Sibillo. Tu devi sapere che Emanuele Sibillo lo conosco così. È stato il mio chirichetto, nessuno lo sa. Quando ero il parroco di Forcella, Emanuele mi serviva la messa, c'è anche una foto. Lui Emanuele quando mi serviva. Dunque era un buon ragazzo, un bravo ragazzo. Un ragazzo che ha avuto una parentesi brevissima come l'emblema della camorra. E di conseguenza ragazzi che vivono in questi quartieri difficili, che vivono di esempi e riferimenti sbagliati, automaticamente lo vedono come una sorta di eroe da emulare. E mo stanno facendo peggio di Emanuele Sibillo. Il loro comandare, ostentare, è durato poco. È durato poco perché? Perché non sapevano contro chi si stavano mettendo. Contro persone che magari riescono a restare in casa per mesi. E tu, un ragazzo di 17 anni, non ci riesci a stare in casa per mesi. I minori vengono affascinati dalla firma griffata, vengono affascinati dall'ultimo tipo di cellulare e quasi sempre vengono cooptati in queste organizzazioni per delinquere. E noi dobbiamo intervenire, noi intendo gli educatori, i preti, gli insegnanti devono intervenire prima.
questi ragazzini non avrebbero mai avuto la forza economica per comprare armi, per comprare droga, nessuno te lo dà gratis. Quindi se io devo creare un clan, la prima cosa che mi serve a me per creare un clan, armi e droga. Perché? La droga mi fa fare i soldi e l'armi mi difende. Oggi la paternità delle stese si attribuisce alle baby gang, ma non è vero. Le stese sono nate a San Giovanni a Teduccio e San Giovanni a Teduccio è la roccaforte dove nasce questo cognome, Mazzarella. E dovete sapere che queste guerre fra Rinaldi, Reale, D'Amico, Mazzarella l'hanno sempre fatte, che si sparavano nei barconi. È una tecnica, una modalità impensabile in Calabria, perché in Calabria c'è invece l'idea del coinvolgimento e del consenso popolare, quindi temere sì l''ndrangheta ma non terrorizzarla. Invece qui si tende a creare terrore proprio per soggiogare la popolazione. Tu non dovevi farsi stesa all'epoca, cioè non erano come prova di forza avviene oggi. Tu vedevi in giro le moto o della mia famiglia o di altre famiglie, solo se si andava a sparare. Allora, che sta qua a casa blindata. E qua ci abitava mio cugino Ciro. Ciro Mazzarella. E questi vetri sono dei vetri specifici, come sono? Sono vetri blindati. Eh sì, che se tu vieni qua e spari da giù non gli fai niente. A primo piano non è tanto il vetro, vedi sotto che ci sono il ferro. Sì. Quindi nemmeno sotto puoi fare niente. E io ero qua sopra ai tempi della guerra con i contini, quindi quando abbiamo fatto la guerra con i contini per le case nuove, per queste zone qua, io ero qua sopra qua. Una sera sono sceso di qua, loro erano lì in macchina, 5 persone, si sono mimetizzati in mezzo alle macchine che andavano a prostitute, mi hanno venuto dietro e mi volevano ammazzare. I Mazzarella hanno sempre avuto delle modalità primitive. Loro sono stati pionieri dell'estorsione alle bancarelle, 10 euro a bancarelle. Certo, se fai un discorso generalizzato, alla fine sono molti soldi, perché in quelle zone lì, Maddalena, Forcella, sono tante. Però sul fattore etico-morale, onestamente, io non avrei mai avuto il coraggio di andare a bancarella e imporre 10 euro a bancarelle. Il capi c'è un'officina in Coppa Residenziale che fa parte della barreggiata. Catene guaglione, si pensava che si venisse a casa per un'estorsione di 5. A me mi arrivano 500.000 lire per fare questo incendio. Dopo si venisse a casa, si zumbavano in macchina e che l'officina era fatti 50 morti innocenti. E io onestamente, come tanti altri malavitosi come me, non li abbiamo mai rispettati proprio per questo loro modo di essere così primitivi, Mazzarella. Mazzarella vuole difendersi da questa accusa, raccontando quella volta in cui ha concesso uno sconto sul pizzo a un piccolo negoziante. Fabio D'Amico andò a chiedere 2.500 euro di estorsione a un deposito dell'acqua a San Gaetano. Questo qua venne da me anziano, 78 anni, con il figlio che gestiva questa piccola rivendita all'ingrosso di acqua e bibite. Dice Francesco, a piangere, questa persona di 80 anni mi voleva baciare le mani. Ho detto fate una cosa, datemi 500 euro e mettiamo a posto. Ho preso, sono andato a Fabio, qua sono 500 euro, accontentati che questa gente qua sono amici miei. Che qualche volta mi sono venuto a dire Luigi, ma io non chiedevo molto, chiedevo solo 500 euro. tu pensi un po', cioè uno si giustifica anche in chiesa davanti a Dio che non chiede un pizzo oneroso o enorme, ma voi vi rendete conto, anche noi preti nel tempo, che monnezza di cristiani abbiamo formato, proprio la monnezza dei cristiani. Ma la monnezza non sta solo nella camorra, ma anche nei colletti bianchi che fanno affari con la criminalità. I politici dove vanno a chiedere i voti? La criminalità oggi lo posso dire. Ho avuto a che fare pure con qualche assessore in merito ai migranti nel 2011, attraverso un albergatore, che questo qua c'è un albergo a Piazza Mercati, che lui si soldi, si alberga, queste cose le fa per conto di mio zio Gennaro. Quello è l'hotel. E di fianco c'era il suo hotel prima vecchio che ha messo gli stranieri non l'hanno lasciato più, quell'attività a mio dire ricicla denaro. Cioè questa qua non è cosa da poco. Chi ti ha dato, cioè come hai fatto tu ad acquistare o affittare un'altra struttura di fianco per rimanere sempre allo stesso posto?
E lì in un'occasione mi ha fatto conoscere a sto assessore, ho visto una persona anziana con gli occhiali, capelli bianchi nel suo hotel, e questo assessore con questo qua dell'albergo avevano preso 50.000 euro per mettere un tot di migranti nel suo albergo. Allora assessore viene da te, tuo albergatore, all'epoca, anni addietro, senti stanno arrivando 100 migranti, mettiamoli qua, questi migranti stanno a tot soldi disponibili, dovremmo insegnargli l'italiano, scheda telefonica, non gli diamo niente. Ce li dividiamo, facciamo 20 e 20, perché se no te la vedi con noi poi. Perché dalla criminalità e della camorra a Napoli nessuno è immune, nessuno. Quindi qualsiasi attività legale, illegale, di strada, è tutto abbattuto dalla criminalità, qualsiasi settore. Vediamo spesso il mondo delle professioni al servizio delle mafie, in cambio di denaro, in cambio di benefici. Complice anche un decadimento morale e etico. È sempre meno riprovevole non frequentare mafiosi. Qua ci sei nella mia, quando ti raccontavo che ti va a scuola a Cadreti. Sai quanta tossici volevi morire a Cadreti che si tengono in le braccia? Volevi i guardia rinda a scuola che si pigliavano i mazzetti di soldi a mani spacciature e i guardi corrotti? Sai quando ne hai visto a Cadreti? Alle tassi rammere. Sfruttano la permeabilità etica, deontologica e morale di chi gestisce la cosa pubblica. Sono Antonio De Ieso, sono stato dirigente della Polizia di Stato per 47 anni, ho diretto 5 questure. I clan cercano di trovare delle falle nel sistema della gestione della cosa pubblica. Le cronache sono piene di queste cose, tanti comuni sciolti per infiltrazioni camorristiche e alla fine la gestione del consenso viene sempre da quelle famiglie che poi determinano la vittoria di un candidato o di un altro. Chi incarna davvero il legame tra borghesia, politica e camorra è il clan Moccia, oggi definito da molti una camorra massonica. I Moccia sono tra i fondatori dell'Alleanza di Secondigliano, ma oggi sono pienamente inseriti nel mondo imprenditoriale di Roma. Sembra il Padrino parte terza, ma questa non è fiction, è realtà. Un clan che viene da guerre disastrose, che hanno lasciato una brutta pagina storica della nostra Campania in generale, e oggi hanno le mani su Roma, nel tessuto sociale, sia politico, sia imprenditoriale, sia commerciale. Loro sono riusciti a non farsi dare gli ergastoli. Ecco qua, queste sono la famiglia Moccia. Nervi tesi tra i vertici del distretto giudiziario di Napoli e gli avvocati penalisti. Il motivo è lo sciopero di 4 giorni proclamato dalla Camera Penale in protesta con la scelta del presidente del tribunale di definire un calendario, definito dagli stessi penalisti maratona, per le udienze del processo al clan Moccia. Un processo che già ha avuto clamore mediatico dopo 15 scarcerazioni eccellenti avvenute per decorrenza dei termini della custodia cautelare e soprattutto dopo che il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, aveva presenziato in toga all'udienza pochi giorni fa, difendendo la scelta di intensificare i processi. E credetemi, su questo processo ci sono milioni e milioni di intercettazioni telefoniche, ambientali, centinaia di collaboratori di giustizia. In sostanza è inequivocabile le responsabilità. Anche questa è una sentenza scontata. Per evitare questa sentenza stiamo assistendo a scadenza di termini, scioperi avvocati. Se non è questa una camorra massonica. La camorra massonica è quella lì che tu non li senti e non li vedi, che poi loro economicamente hanno soldi che automaticamente si sono puliti. Tu quel denaro lì non lo trovi più né tu né io né la finanza. Perché? Perché è stato ben nascosto. Nel processo al clan Moccia, molti imputati sono tornati liberi perché dopo 3 anni il procedimento non è ancora terminato. Il procuratore Nicola Gratteri è tornato in campo in prima persona, rimettendosi la toga per affiancare i suoi colleghi in aula. Perché la giustizia non deve fermarsi, anche a costo di fare 4 udienze alla settimana. Lo Stato non può arretrare davanti alle mafie. Cosa succede a chi si mette contro il clan Mazzarella? Succede che ti daranno la caccia per tutta la loro vita. Non ti mollano.
Se tu continui a pensare che la mafia esiste se spara e non esiste se non spara, stiamo facendo il gioco delle mafie. C'è sempre stata la criminalità dietro questi personaggi. Pure Gigi D'Alessio, c'è sempre stata la spinta, perché tu parti da Napoli. Loro gli danno mano a fare carriera. Chiaramente poi ti chiedono il compenso, come Alessia Ponticelli o un altro. Le mafie non uccidono più perché non hanno bisogno, perché oggi è più facile corrompere. In Petrolmafia i Mazzarelli si sono alleati con i Moccia, gli Afragola e con l'Andrangheta. Ho parlato io con uno di loro. I Moccia hanno sempre fatto affare. È chiaro che poi i profitti derivano dallo spaccio, dal traffico, dalle estorsioni, dall'usura. Questi killer che mandò Vincenzo Mazzarella erano killer goffi, incominciarono a sparare da lontano. Al che questo nipote risponde al fuoco e in mezzo a questo fuoco incrociato purtroppo quella poverina di Annalisa Durante ci ha rimesso la vita. Luciano Barattolo, se parli con lui e dici dobbiamo fare pace con l'alleanza di Simondiani, ti guarda storto, perché dici per me non esiste la pace con questa gente, esiste solo la guerra. Oggi c'è un messaggio su TikTok, mi hanno scritto 10 giorni fa persone di Napoli della mia famiglia, ti devo dare i colpi in testa. Il trionfo della mia famiglia sono io, ammazzare me.